Amici di Storia Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In questa nuova puntata proseguiamo una serie che ha catturato interesse sul canale, gli allenatori che hanno incontrato le maggiori difficoltà alla guida di squadre blasonate, pagando le proprie scelte tecniche o quelle poco lungimiranti delle società. È il momento di tornare a parlare di allenatori da incubo, stagioni in Serie A da dimenticare per tecnici e club. Ciro Ferrara alla Juventus. Dopo l'anno in Serie B, la Juventus si affida a Claudio Ranieri che riporta subito la squadra in Champions da neopromossa, ma nella stagione successiva per l'allenatore romano le cose non vanno altrettanto bene e i bianconeri, oltre 10 anni prima di Andrea Pirlo, decidono di affidarsi a un grande ex giocatore che parte con 2 vittorie contro Siena e Lazio, assestando la squadra al secondo posto. Si tratta di Ciro Ferrara che inizia la stagione successiva con grandi aspettative. Il campionato di Serie A 2009-2010 parte con 4 vittorie consecutive, ma arrivano i primi pesanti campanelli d'allarme. Il KO interno contro il Napoli e soprattutto l'eliminazione dalla Champions League. La vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter è l'ultimo squillo prima del crollo. 3 KO consecutivi contro Milan, Chievo e Roma e l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter fanno passare Ferrara dai paragoni con Pep Guardiola all'esonero, sostituito da Alberto Zaccheroni. Davide Ballardini alla Lazio. La peggior stagione della Lazio degli ultimi 35 anni parte paradossalmente da un trionfo inaspettato. L'Inter del triplete lascia infatti il primo trofeo stagionale a Pechino nella Supercoppa italiana vinta dalla Lazio nonostante i nerazzurri facciano strage di palle gol. Ma anche in campionato, col tecnico romagnolo in panchina, la Lazio parte bene. Vittorie contro Atalanta e Chievo, ma sotto la cenere cova la discordia delle mancate cessioni di Christian Ledesma e Goran Pandev, che vengono messi fuori rosa dal club dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto. È l'inizio della fine, la squadra resta 4 mesi senza vincere e sempre a un passo dal terzultimo posto. Nonostante i rinforzi a gennaio, Pandev viene svincolato dal tribunale e finisce gratis all'Inter. Ledesma invece no, ma non viene reintegrato fino all'esonero di Ballardini dopo una clamorosa sconfitta interna contro il Catania. A salvare la squadra ci penserà il pragmatico Edi Reia. Luis Enrique alla Roma. Un allenatore da triplete, attuale CT della fortissima nazionale spagnola. E allora cosa è stato ad andare storto? Luis Enrique arriva nella capitale al momento di una transizione molto particolare col club che passa in mano americane dopo la lunghissima era Sensi. E la squadra rigetta quasi subito il modello di calcio che l'ex attaccante prova a importare dal Barcellona. Ma memorabili resteranno le esternazioni post partita di un tecnico che sembra non comprendere la tensione che caratterizza il calcio capitolino. La stagione parte con la sostituzione di Totti e l'eliminazione per mano dello Slovan Bratislava nel preliminare di Europa League e prosegue con una doppia sconfitta nei derby che non si verificava da 13 anni, fino alla polemica esclusione di De Rossi per un ritardo. E con un 8º posto finale che porta Luis ai saluti, annunciati prima dell'ultima partita col Cesena. Sebastião Lazzaroni alla Fiorentina. Un vero e proprio mito per i suoi aforismi fuori dal campo, l'allenatore brasiliano, dopo la sfortunata esperienza alla guida del Brasile Italia 90, resta nel bel paese allenando una Fiorentina che dopo la cessione di Roberto Baggio e la finale di Coppa UEFA persa contro la Juventus, sembra in parabola discendente. E così sarà con Lazzaroni che sembra più che mai confuso nonostante alcune intuizioni brillanti, come la conversione di Alberto Di Chiara moderno esterno difensivo e il lancio del talentuoso Massimo Orlando. Ma è fuori dal campo che Lazzaroni dà il meglio di sé, con perle che, col suo accento brasiliano, suonano più o meno così. Se una squadra gioca meglio, vince. Se una squadra gioca peggio, perde. Se entrambe le squadre giocano meglio, si pareggia. Quando viene esonerato, la prende con filosofia, ricordando: piantare un albero, fare un figlio e scrivere un libro. In Brasile si dice siano le cose più importanti da fare prima di morire. Giampiero Gasperini all'Inter.
Durante la sua gestione come presidente dell'Inter si dice che Massimo Moratti fosse fin troppo indulgente con i suoi dipendenti, restando in ottimi rapporti anche con protagonisti che ebbero esperienze sfortunate in nerazzurro. Ma con l'attuale tecnico dell'Atalanta il feeling non scattò mai e raramente si è sentito dare un giudizio del genere da Moratti su un suo allenatore. La colpa per il disastro di questa stagione è di Gasperini, ha rovinato tutto, ha tolto grinta all'ambiente e si lamentava in continuazione contro i giocatori, davvero pessimo. Il tecnico non era soddisfatto di ciò che aveva trovato e non lo nascondeva. La sua esperienza all'Inter durò 5 partite con 4 sconfitte tra Supercoppa italiana, Champions League e campionato e un solo pareggio. Toccata e fuga senza gloria. Fatih Terim al Milan. Nell'estate del 2001 il Milan ha intenzione di rilanciarsi con un calciomercato molto importante, puntando su Pippo Inzaghi, strappato alla Juventus, e su Rui Costa, che tra le molteplici offerte, con Parma e Lazio vicinissima al portoghese, scelse quella rossonera perché il Milan volle puntare su un allenatore dal forte culto della personalità. Si tratta di Fatih Terim, che a Firenze non è rimasto molto in rotta con Cecchi Gori, ma ha fatto vedere cose che fanno pensare a Berlusconi di poter rinnovare il culto del bel gioco già visto ai tempi di Sacchi. Ma quest'ultimo era romagnolo, Terim da turco impone strane zuppe nella dieta dei calciatori, litri d'acqua, e fa andare e venire i giocatori prodigo di permessi premio, purché tutti siano attenti alle sue lezioni fiume di tattica. Finirà dopo solo 9 partite di campionato, con Galliani visibilmente sollevato, nel veder tornare Carlo Ancelotti a Milanello. Alberto Malesani al Verona. Veronese di nascita ma partito nell'avventura nel calcio professionistico al Chievo, dopo i successi col Parma, anche internazionali, l'approdo all'Hellas viene presentato dal tecnico come una scelta di cuore. E la squadra non è niente male, il giovane esterno camoranesi, Adrian Mutuo e Alberto Gilardino in avanti e ancora Massimo Oddo e Paolo Cannavaro. Il primo storico derby della Scala in Serie A, con il Chievo di Del Neri lanciato verso la vetta della classifica, termina con una storica rimonta da 2-0 a 2-3 per il Verona e l'esultanza di Malesani sotto la curva è iconica. Alla fine del girone d'andata la squadra è in zona UEFA, ma tutto comincerà ad andare storto, in una stagione in cui la quota salvezza si alza vertiginosamente. E l'ultima partita contro il Piacenza diventa uno spareggio perso rovinosamente dagli scaligeri. Una retrocessione incredibile, di cui Malesani risentirà pesantemente nel corso della sua carriera, che non toccherà più i vertici precedenti. Cesar Luis Menotti alla Sampdoria. Nell'estate 1997 i blucerchiati salutano Sven-Goran Eriksson dopo un lungo ciclo che ha regalato calcio spettacolo e soddisfazioni, con l'ultima bandiera Roberto Mancini che lo segue alla Lazio. E la scelta per il sostituto è suggestiva. El Flaco, il tecnico argentino, campione del mondo nel 1978, che guida una squadra rinnovata con Jürgen Klinsmann fiore all'occhiello e il suo pupillo Ángel Matute Morales, che viene indicato come possibile erede proprio del Mancio. Un cattivo sorteggio in Coppa UEFA con l'Athletic Bilbao che butta fuori i genovesi al primo turno è il preludio a un'esperienza infelice che dura solo 8 giornate. Menotti prova a motivare i suoi con frasi del tipo Belleri è importante per noi come lo era Maradona per l'Argentina. E in Argentina El Flaco tornerà in fretta, a braccetto con Morales. Se ricordi altri allenatori e stagioni particolarmente sfortunate, scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!